Ciao papà, Ciao, ciao, ciao a tutti. ciao. Allora, abbiamo deciso di parlare di una macchina, diciamo che è stata un po' meno conosciuta perché ha fatto meno numeri, meno successi in un certo senso. Però qualcuno se la ricorda bene perché, insomma, un po' per i modellini e un po' perché era sponsorizzata l'Italia, insomma, stiamo parlando della Beta Coupé, Sì, giusto? in effetti all'inizio della sua attività era sponsorizzata faceva parte della Lancia Marlboro, Ah, è giusto, è perché è vero. iniziato nel 1974. Ok, 74, quindi quando sono nato io, cioè io sono nato a dicembre, quindi un pochino prima. Ok, e Marlboro, quindi sì. Sì, dunque la storia è nata così. Fra l'altro nel 1973 noi stavamo mettendo a punto e partecipando alle gare come sport prototipi con la Stratos e Mm, poi facciamo il campionato mondiale Marche con la solita Fulvio Coupé HF. ok. Pertanto pensa, eravamo 18 persone, compreso il magazziniere e la segretaria, e avevamo la Stratos in completa fase di sviluppo e oltre alla sperimentazione corravamo Mhm. e la Fulvia Coupé che partecipava al campionato mondiale Marche e alla fine del 1973 la direzione commerciale della Lancia ci diede un budget che volevano che corressimo anche con la Beta Coupé HF, siccome c'era stato quell'anno lì il lancio della vettura, Mm. volevano dare un'immagine anche di quella vettura lì. Un po' per il famoso solito discorso che la Stratos era una macchina stravincente, tutto quanto, però era molto meno vicina a una macchina non di produzione, ma di uso comune, Di diciamo, largo di uso, largo diciamo. uso. E c'era questa filosofia, per certi versi Sì, anche sì, sensata, di fare in modo che uno, quando guida una macchina, no, che la compra, quella da rally sia più somigliante possibile a quella che poi, in un esatto. certo senso, Ma userà. infatti è tutto giusto. L'unico problema è che mi hanno dato un budget, che adesso non ricordo, ma a livello di 500 milioni di lire, Mhm. però non mi hanno dato la possibilità di aumentare il personale. Di conseguenza io ho affrontato intanto in brevissimo tempo, perché il progetto è nato a novembre del 1973 Mm? e noi dovevamo iniziare l'attività praticamente 4-5 mesi dopo. Cioè la richiesta è arrivata nel novembre del 73? Sì, Ok, quindi il progetto è iniziato qualche giorno sì, dopo, diciamo. certo, Ok. certo. E di conseguenza tempo breve e risorse personali molto limitate. Di conseguenza cosa sono stato costretto a fare? Della Beta Coupé, intanto la progettazione era molto ristretta e ho messo in campo tutta l'esperienza che avevo nel trasformare una vettura di serie in gruppo 4 Mm? e di conseguenza, senza poter provare, di conseguenza cercando il più possibile di andare sul sicuro perché non c'era tempo di fare la sperimentazione. Pensate che in quel tempo lì l'Abarth aveva già iniziato il progetto della 131 che ha iniziato a correre 3 anni dopo. Ah, Noi senza risorse abbiamo dovuto fare tutto in 3 mesi ma- praticamente. No? Pertanto l'elaborazione del motore, come al solito, è quello che mi ha dato meno pensieri perché era un po', voglio dire, la nostra attività più sviluppata, mm? dove eravamo più bravi e addirittura abbiamo fatto il motore 2 valvole per cilindro, poi si poteva omologare se si costruivano 100 esemplari anche 4 valvole, pertanto abbiamo anche fatto il motore 2000 4 Quattro valvole per valvole. cilindro. No, e di conseguenza 2 tipi di motorizzazioni. Parliamo della base no, lo dico perché lo conosco, potei potenzialmente conoscere quel motore lì perché è quello della Beta Monte Carlo, è il Certo, 2000 Biardoro certo, Lampredi. certo.
Lampredi perché fu colui che ha Sì, fatto il primo progetto, diciamo. Quindi 2 e 4 valvole, come 4 sì, valvole successivamente, che il 2 sì. valvole. E poi cos'altro è stato fatto su quel motore lì 2000? Beh, il motore dunque nella possibilità di elaborazione del gruppo 4 era tutto libero quello che riguarda la testa, cioè valvole, sedivalvole, tutta Parte l'aspirazione, di dell'aspirazione. conseguenza i carburatori e lo scarico a sia cam, mentre sotto era possibile solo cambiare praticamente i pistoni a canne. Tutto il resto si poteva lucidare, però non si poteva sostituire e non si poteva fare oltre e di Ok. conseguenza lo sviluppo era tutto naturalmente nel riempimento della camera di scoppio, lavorando sull'aspirazione, sullo scarico e sulla distribuzione. Cioè sulla lunghezza dei condotti, sul diametro della Sì, lunghezza la dei lunghezza e condotti. dimensione dei condotti, sì, poi i carburatori abbiamo preso, siccome erano orizzontali, abbiamo preso quelli che usavamo sulla Fulvia, Mm? Che e erano? Weber? erano Weber e poi Ok. dell'Orto, sì. Girava 6.800 giri, Sì, la sì, sì. potenza massima, non è, pertanto eravamo limitati molto in quello, sì. Ok. E poi naturalmente con la Pirelli cercare di presupporre le gomme che andavano bene perché le gomme nel gruppo 4 erano libere, dovevamo rispettare le misure dei cerchi che dovevano essere contenute Della nel carrozzeria, parafanghi, dei nella parafanghi. carrozzeria. La carrozzeria praticamente non si poteva fare niente, ma il primo grosso lavoro è stato prendere una scocca nuda e montargli il roll bar a gabbia che per me doveva costituire anche parte telaistica, cioè fare da Sì, struttura non solo di di tutta, protezione, ma da da struttura struttura della per scocca. irrigidire la scocca ed evitare che torca. Esatto. Poi abbiamo esteso questi irrigidimenti fino agli attacchi superiori degli ammortizzatori anteriori Anteriori. e poi abbiamo dovuto rinforzare anche gli attacchi delle sospensioni posteriori. Ok. Poi naturalmente il serbatoio maggiorato si poteva 2000 fino a 100 litri, abbiamo messo un serbatoio, ma in effetti partendo dalla scocca nuda rinforzata approfittando della possibilità di mettere il roll bar, abbiamo praticamente rifatto tutti gli impianti benzina, l'impianto elettrico, perché tutti gli strumenti e i fanali erano liberi, pertanto praticamente rifatto tutto l'impianto elettrico e poi l'impianto frenante invece aveva dei limiti che doveva stare negli ingombri e nella posizione attuale, ma abbiamo preso con la Brembo che ormai lavorava con noi con la Stratos, abbiamo potuto fare cambiare i dischi freni e montare delle pinze diciamo più grosse per assicurare la frenata. Questo in grande linea il lavoro che abbiamo fatto. Poi figurati, abbiamo iniziato il progetto a novembre avanzato e a macchina finita, appena finita, invece di poter fare chilometri, poi poterla sperimentare e tutto, abbiamo debuttato direttamente alla 24 ore di Chamonix, che era il 2 di marzo del 1974. Ok. Siccome le 24 ore di Chamonix partecipavamo sia con la Stratos che con la Fulvia, Ah, ecco. no, io avevo finito la macchina, ho detto Proviamoci. almeno per provarla, perché altrimenti non avevo neanche il tempo di collaudarla. Allora Ma siamo andati alle 24 ore di sì, Chamonix sì. e lì a corso Pregliasco con Elfor, Vic Elfor, Ok, no, per ok. dire 24 di Chamonix. Apro una parentesi riguardo alla 24 di Chamonix. È per caso la famosa gara dove la Stratos aveva debuttato ed andava più forte la Fulvia e Sì, Balestrieri sì, con aveva Lampinen. Lampinen che gli aveva fatto vedere la mazza? Sì, quello lì. Quella Ok. gara lì, che ha vinto poi la Fulvia davanti alla Stratos. La 24 ore di Chamonix, mi devo alzare, ma sono già in piedi. Alla 24 ore di Chamonix stava nascendo la Stratos.
e correvamo con la Fulvia contro la Stratos. Io ero insieme a Simo e sulla Stratos c'era Munari con Androuet. A un certo punto noi avevamo il vantaggio che senza chiodi andavamo più forte, no? Perché la trazione anteriore guidata di sinistro riuscivamo a distruggerli modestamente. Allora, arriviamo all'ultima ora di gara, Fiorio mi fa: vai tu, va, così tagli il traguardo. E però mi fa: però devi far passare la Stratos. Come? Eh sì, sai, perché la macchina è nuova, che figura facciamo se la macchina vecchia batte la nuova? È un casino. Allora io comincio a rallentare un pochino, no? E vedo Simo che mi fa, e io dico, Fiorio, parlavo, ma non c'era le radio, che ai tempi lì andavamo con l'alfabeto Morse. Vabbè. A un certo punto vedo Simo che esce con una mazza. Andate a... Non è una barzelletta, è vero? Ecco. Con una mazza così in mezzo alla pista mi fa. E io guardavo Fiorio, dico, qua o rompiamo il vetro o andiamo a casa. Allora Fiorio ha capito che succedeva un casino per tutti i giornalisti. E allora mi ha fatto segno andare e la storia è finita lì, ci è toccato vincere, che sfiga. Allora, la premessa è che nel 1974, Sì, per la guerra nel Golfo, sì. no, c'era il problema della crisi petrolifera e pertanto i primi rally non si sono disputati. Sì, quello me lo ricordo. Il primo rally mondiale era il Safari, Sì, pertanto noi ci siamo preparati, l'unica vettura omologata in gruppo 4 era la Fulvia Coupé 1600, pertanto al Safari siamo andati con la Fulvia Coupé 1600, ok. perché era la prima gara del mondiale, noi puntavamo al mondiale e di conseguenza era molto importante. Ok. Pertanto noi per partecipare al campionato mondiale Marche da luglio potevamo correre con la Fulvia e con la Beta, ma non con la Stratos. Con la Stratos. Ok? Pertanto la Beta Coupé ha partecipato poi a diverse gare del Mondiale Marche. Nel Mondiale Marche ha partecipato al rally abbiamo partecipato, a parte con le Stratos, al rally di Sanremo con 3 Stratos e 2 Beta Coupé, una affidata a Meta e l'altra a Pregliasco, e abbiamo fatto primo con la Stratos e quarti assoluti con la Beta. Poi siamo andati a rally in Canada e abbiamo fatto il secondo assoluto dietro la Stratos. Poi siamo andati al rally americano, il Press on Regardless, che siamo arrivati quarti assoluti con parlo sempre solo della Beta. Pertanto ha partecipato alla Beta HF, nessuno le dice, ma il campionato mondiale che abbiamo vinto nel 1974 è grazie alla Fulvia fino a luglio, perché poteva correre solo la Fulvia, e ha fatto il terzo al Safari, per esempio, la Fulvia, e poi alla Beta Coupé e poi alla Stratos, che dal 1° ottobre è stata omologata. Ok. Poi, dicevo, altre gare del mondiale, siamo andati a RAC in Inghilterra e siamo arrivati 10º assoluti, che per essere RAC è una cosa molto importante. Avevamo 2 Beta Coupé anche lì, perché tutte le gare del mondiale abbiamo sempre partecipato, oltre che con le Fulvia o le Stratos, sempre con 2 Beta. E poi siamo andati al Tour de Corse. Il Tour de Corse era la gara meno adatta per la Beta, perché è una gara tutta asfalto e velocità, e siamo andati comunque con una sola Beta affidata al solito Pregliasco Garzoglio. Ok. E praticamente nel 1974 abbiamo vinto il secondo mondiale grazie, come ho detto, a tutte e tre le vetture. Poi nel 1974 abbiamo corso con lo sponsor Marlboro. Pertanto la vettura Marlboro. Bianco-rossa. E poi invece nel 1975 siamo andati con l'Alitalia, pertanto abbiamo smesso di correre con la Fulvia nel 75 e correvamo con la Beta e con la Stratos, tutte e due omologate in gruppo 4. Okay. Al Rally di Monte Carlo ce n'era solo una affidata a Ballesteria Sodano,
ma ha avuto un problema già nel trasferimento e non si è pertanto qualificata. Poi siamo andati al Rally della Svezia. Al Rally della Svezia tutto neve, perché il Rally della Svezia è il mese di febbraio, subito dopo il Rally di Monte Carlo, campionato mondiale Marche, abbiamo fatto terzo assoluto con Lampinen Andreasson. Poi siamo andati al Safari. Ecco, il Safari del 1975, siamo andati col motore 4 valvole, perché era omologato, però con solo 200 cavalli, cioè perché dovevamo avere tanta coppia sotto. Però con quel motore lì 200 cavalli a 6.600 giri per avere la coppia sotto. Pertanto ha abbassato anche il numero di giri. Avevamo una coppia massima di 21,5 kg a 4.500 giri, però avevamo la velocità massima a 190 km all'ora, cioè al Safari, dopo la Stratos che faceva 218 km all'ora come velocità massima, noi come velocità massima eravamo la seconda, tutte le altre andavano più piano, però hanno vinto, perché è il solito discorso dell'Africa. E pesava la Beta Coupé preparata per il Safari, pertanto con tutti gli accorgimenti, quindi pesante, diciamo, e anche le protezioni animali, eccetera, pesava 1.050 kg. E 2 macchine, una con Meta e l'altra con Ugliate. Ci siamo ritirati per un problema agli ammortizzatori, cioè gli ammortizzatori non duravano più di 300-400 km. Cioè non ce la facevano a sopportare le sollecitazioni di quelle strade, e noi eravamo impreparati perché non eravamo andati a fare nessuna prova, e di conseguenza era un guaio che non avevamo preventivato, e di conseguenza ci siamo ritirati per gli ammortizzatori. Poi abbiamo visto che in effetti che altri concorrenti che avevano delle macchine con McPherson analoghe alle nostre avevano degli ammortizzatori con il serbatoio dell'olio separato, in modo che il serbatoio dell'olio c'era più olio e lo potevano raffreddare. Ho capito. Dopo il Rally del Safari abbiamo ancora fatto il Rally di Sicilia, perché tutte le gare del campionato italiano abbiamo partecipato con Pregliasco e Sodano, e al Rally di Sicilia siamo arrivati secondi assoluti dietro la Stratos, e l'ultimo rally del mondiale, almeno dal punto di vista delle vetture ufficiali, è stato il Rally di Sanremo del 1975, dove ha vinto la Stratos, e Pregliasco e Sodano sono arrivati quarti, che per essere un mondiale è una cosa molto, molto positiva. Dopodiché ufficialmente noi non abbiamo più corso con la Beta Coupé HF, l'abbiamo affidata ai clienti, e dal 1976 abbiamo corso solo 76-77, abbiamo corso solo più con la Stratos. Quanto secondo te il motore della Beta Coupé poi è stato, diciamo, lo sviluppo è stato portato poi sulla 131, che tu sappia? Ma allora, dal punto di vista motoristico con l'Abarth ad allora noi non avevamo collaborazione, dal punto di vista tecnico. C'era solo una visione comune per il programma: noi facciamo queste gare e voi fate quelle gare. Anche se voi avevate già lavorato così tanto su quel motore, anche da fare il 4 valvole eccetera, ma loro sono partiti da zero? Sì, ma tanto loro avevano incominciato anche loro quando avevamo incominciato noi, sì, solo che loro hanno incominciato a correre molto dopo. Sì. Noi abbiamo dovuto incominciare a correre dopo 4 mesi che l'abbiamo presa in mano. Esatto. Vabbè. Perché la testa omologata a 4 valvole, no? Erano le stesse teste che abbiamo fisicamente omologate noi e loro. Sì. Chiaro, chiarissimo. Anzi, le avevano omologate prima loro perché erano più avanti di noi, avevano incominciato prima. Certo. No, mi spiace per la Beta, come se noi... Può sembrare che la Beta non era una macchina adatta per fare il rally, però ho voluto fare una lunga premessa
per far capire in che situazione è nata e come Sì, abbiamo lavorato, che- perché che- è importante, voglio dire, Ecco, ma ti faccio una domanda. sì. Può darsi che ci siano state diverse correnti all'interno dei vertici per portare avanti un progetto come quello della Stratos, che comunque stava correndo e stava vincendo, e un altro magari per certi versi più debole ma forte per far correre la beta? Perché ti dico questo? Perché Sì. dico, cioè, che cosa servono i rally o comunque cosa servono le corse, soprattutto in quegli anni lì, ma poi in generale? Servono a valorizzare il marchio, a valorizzare un prodotto, a valorizzare il marchio. Sì, poi non dimentichiamo che non tutto, ma tante cose che venivano sperimentate a noi nelle corse, poi venivano adottate dalla serie, c'è anche questo aspetto. Ma secondo te costa di meno far correre una macchina o fare ricerca e sviluppo e strada sulla stradale basta, per esempio? Cioè costa meno un anno di sviluppo sulla vettura stradale senza farla correre con collaudatori che fanno test, eccetera, eccetera, e vanno senza fare le gare, oppure o sono due cose che non si possono Ma non si comparare? possono comparare perché dipende sempre dalle risorse che metti a disposizione, cioè uno, voglio dire, può mettere per fare un lavoro di sviluppo sperimentale, uno può mettere a disposizione, voglio dire, 10 persone o 20 a secondo l'importanza che vuol dare a quel progetto Certo. e un po' anche alla capacità e alla potenza che ha il capo progetto di ottenere Certo. delle risorse. E quindi mi stavi rispondendo prima rispetto a questa cosa del fatto che la sensazione che ci sono state due forze un po' Sì, perché contrapposte. come ho detto, la Beta Coupé era, le corse sono nate proprio per tenere gente del marketing e del commerciale, Mm, mm. mentre la Stratos era voluta, diciamo così, anche soprattutto, vabbè, da noi nelle corse che volevamo vincere il Vincere. campionato mondiale e poi dall'ingegner Gobbato, che è il nostro direttore generale, che voleva sollevare il marchio Lancia e farlo diventare un marchio noto a tutto il mondo. Certo, certo. Gobbato fino a quando è stato rimasto in Lancia? È rimasto in Lancia fino alla fine del 75. 75. Mi ricordo che a proposito di Gobbato vi ho raccontato questa cosa relativa alla vittoria del Re di Monte Carlo con la Stratos. 1976, Sì, quella del 75. quella del 75, quando tu durante i festeggiamenti 76. allora è 76 Sì, lui non ufficialmente, ma sapeva del suo taglio, del diciamo suo di essere. taglio a fine del 1975. Ok. Nel 1976 ufficialmente era ancora direttore generale della Lancia, ma sapeva che era agli sgoccioli. E a Monte Carlo è stata un po' il suo ultimo apparizione ufficiale, ma anche per quello che si è tenuto da parte, perché lui sapeva che non rappresentava più quel marchio marchio lì. per il quale lui aveva speso tanto. Tanto, certo, ha speso tanto in tutti i sensi. Sì, perché non dimentichiamo, non so se l'ho già detto, con Gobbato la Lancia si è risollevata anche dal punto di vista economico. Mentre prima era stata ceduta a poco perché era in costante perdita, lui l'ha risollevata dal punto di vista economico, proprio perché con la Stratos e tutte le beta, la beta berlina, la beta coupé e la beta KPE, aveva risollevato anche le sorti commerciali e di conseguenza il bilancio dell'azienda. Va bene, chiudiamo qui la questione Beta Coupé. Niente, ringraziamo tutti quelli che ci guardano e che ci ascoltano e Alla prossima. alla prossima.